Ho conosciuto sicuramente giocatori molto scaramantici, non su tutti Pippo Inzaghi, da Gennaro Gattuso che dall'inizio del ritiro fino alla fine si metteva su sempre la stessa felpa dall'inizio del ritiro fino alla fine, faceva caldo, poi comunque era giugno-luglio in Germania, faceva caldo. Ogni tanto sia Simone Barone glielo si dice sta ancora aspettando la palla di Pippo, no? Nel senso... Nuova puntata di Al Locker Room, il podcast rossonero, ed è una puntata speciale perché è venuto a trovarci Gianluca Zambrotta. Buongiorno. Ciao ragazzi. Grazie di essere qua. Ciao, Gianluca è il primo campione del mondo che Esatto, io sono contentissimo perché sono venuti campioni del mondo col club, ma di persone che hanno vinto il mondiale sei il primo. Non ancora. Non ancora. E quindi senti, ma Gianluca, Zambro, come ti chiamano? No, vabbè, Zambro per chi comunque è dentro nel mondo del calcio, se no Giallo, come volete voi, chiamate Zambro, va benissimo, senza nessun tipo di problema. Senti, cosa fa oggi Gianluca Zambrotta? Ma faccio un po' di cose, nel senso che a casa mia, che poi è Como, quindi distante poco da qua, all'incirca 40 minuti, ho comunque 2 centri sportivi dove comunque uno... Il primo che io ho aperto nel 2014, dove comunque ho il mio centro padel e quindi seguo la parte diciamo di padel, e poi un altro centro sportivo che ho preso appena prima del Covid, dove comunque facciamo calcio, quindi ho una scuola calcio di circa 200 ragazzi, siamo centro tecnico Milan, quindi siamo uno dei credo 10 centri tecnici in Lombardia Milan. Siamo centro tecnico territoriale federale, quindi della federazione, e seguo un po' anche tutta la parte, diciamo anche lì c'è padel, tennis, quindi però più calcio. Quindi diciamo che la gran parte della giornata li passo nei miei 2 centri sportivi, e poi sono vicepresidente del settore tecnico della federazione, dove comunque c'è Demetrio Albertini come presidente. E poi quando capita vado, se posso, volentieri vado anche in giro per il mondo a fare un po' di eventi, insomma un po' di cose faccio, non sono fermo, ecco, diciamo non mi annoio. Gianluca, ti conoscono tutti, di solito qualche ospite lo facciamo presentare perché i più giovani non lo conoscono, tu sei ancora abbastanza fresco, dai, quindi ti conoscono, però ti chiedo, da dove arriva Gianluca Zambrotta? Dove è cresciuto? Come è cresciuto? In che contesto? Che bambino era? Ma io sono cresciuto a Como, quindi a Rebbio esattamente, che è una frazione di Como, 10 minuti dal centro città. Sono cresciuto lì, ho tirato i primi calci all'oratorio, classico dei bambini della mia generazione, della mia età, quindi ho fatto... dall'86 all'89 più o meno all'oratorio dove c'era il campetto di sabbia, in pratica di terra, mai di erba chiaramente, non come adesso che tutti i bambini sono fortunati che hanno più o meno, la maggior parte, le società hanno comunque erba sintetica. Ai tempi era impossibile, trovavi proprio i sassi dentro nei campetti. Dove i bambini che erano costretti dai genitori ad andare facevano esatto. In un angolino a fare le montagnette di sabbia. E quindi sono nato lì, cresciuto lì, campo della parrocchia. Da casa mia andavo in bicicletta a giocare a calcio, oppure giocavo nel parchetto sopra casa mia, in mezzo agli alberi. Quindi sono nato lì e cresciuto lì, in questa frazione, insieme ai miei genitori, mamma e papà, e mia sorella più grande, Francesca, che è più grande di me, lei del 73, io sono del 77, e sono cresciuto lì. E i tuoi genitori cosa facevano? I miei genitori, mia mamma lavorava in un'azienda di tessuti, mio papà faceva lo spedizioniere doganale, quindi io andavo a scuola, ho fatto la scuola lì sempre nel circondario della mia frazione, del mio paesello, e ho fatto tutte le scuole lì. E a Como come ci arrivi da ragazzino nel settore giovanile? Vieni subito visto, facevi valanghe di gol, eri il bambino prodigio? Ma diciamo di sì, come ho detto prima, dall'86 all'89 ho fatto l'oratorio, quindi nella US a Lebbio, e da lì poi ho fatto 3 anni lì con i miei amichetti dell'oratorio, da lì poi il settore giovanile del Como mi hanno
mi hanno visto e ho fatto nell'89 ho iniziato il settore giovanile del calcio Como. Eri attaccante secondo me, perché mi ricordo primo Zambrotta ala. Sì, diciamo di sì. Poi dopo successivamente facevo centrocampista, poi ala, esterno, non ho mai fatto il difensore, ecco, diciamo così. Quando ero settore giovanile non facevo il difensore, quindi ero più un centrocampista esterno. E poi arriva la prima squadra. Raccontaci un po'. Sì, io ho fatto tutto il settore giovanile a Como, quindi settore giovanile con un responsabile comunque secondo me uno dei più bravi che comunque ha fatto la storia sia del Como che dell'Atalanta, quindi Mino Favini. C'era lui come responsabile del settore giovanile e ho fatto tutto il settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra. Io ho esordito nella stagione 94-95 quando il Como comunque lottava per la Serie B, poi dopo in quella stagione con l'allenatore Marco Tardelli è retrocessa, però Marco Tardelli mi ha fatto esordire nel 95 a 18 anni in Serie B, una presenza, l'ultima partita diciamo della stagione quando il Como ormai era già retrocesso in C1. Ho fatto il mio esordio in Serie B. Io facevo raccattapalle in pratica a Senigallia? A Senigallia, sì, facevo raccattapalle a Senigallia, come tra Serie A tra Serie B, e ho fatto tutta la trafila fino poi ad arrivare a esordire in prima squadra con un campione del mondo dell'82 che era Marco Tardelli. Com'è stato esordire per la squadra della tua città dove eri cresciuto per tutto il settore giovanile? No, beh, è stata sicuramente una bella emozione. La fortuna che poi dopo io, il Como in quell'anno fece 2 anni di C1 e io feci comunque 2 anni importanti perché comunque iniziai comunque a giocare titolari, c'era Alessandro Scanziani come allenatore, vincemmo in quei 2 anni di C1 vincemmo una Coppa Italia di Serie C e poi perdemmo la finale contro l'Empoli di Spalletti a Modena per salire in Serie B. Quindi sono stati comunque 2 anni importanti per me. Com'era entrare in uno spogliatoio da ragazzino, no? E adesso abbiamo chiesto a tanti nostri ospiti un po' le differenze nelle varie annate, decadi, com'era entrare nello spogliatoio dei grandi. Era diverso secondo me, forse anche l'approccio dei più grandi nel rispetto comunque dei più piccoli. Io ricordo insomma che io prendevo i cazzotti dai più anziani, quindi non credo che sia come adesso, insomma io dovevo solo stare zitto, pedalare, abbassare la testa e lavorare, punto, basta, non potevo fiatare, non potevo dire nulla perché sennò altrimenti erano mazzate e quindi era anche un modo per lavorare di più, per essere umile ed era molto probabilmente secondo me più difficile allora che adesso. Adesso io l'altra difficoltà che vedo nei giovani è sicuramente tutta la parte chiaramente social che diventa complicata a gestire per i ragazzi giovani. Questo sì, procuratori che sono più presenti, insomma ci sono tante differenze rispetto a prima. Faccio una domanda che so già la risposta ma ci provo. Perché Abbiati ci ha raccontato che nei primi anni di C lui era giovane e faceva anche il panettiere e giocava. Tu già all'epoca, anche se in un campionato di Serie C di tanti anni fa, sei riuscito subito a farne una professione per far capire anche come cambiano i tempi oppure no? Mi sono diplomato facendo una scuola pubblica, hanno voluto che finissi la scuola, infatti io subito finita la scuola mi era arrivata subito una proposta per andare a lavorare in fabbrica come perito tessile, quindi io mi sono diplomato come perito tessile. Avevo già il lavoro, quindi per andare a fare perito tessile in una fabbrica, quindi lavorare sui telai. Però fortunatamente, ma non per il discorso di andare a lavorare chiaramente in fabbrica, chiaramente è più divertente giocare e da lì poi ho finito i 2 anni di C1 perché io potevo andare via anche prima, ma appunto hanno voluto che poi finissi la scuola. Che mi sono chiaramente serviti le 2 stagioni di C1 per me e sono passato subito in Serie A a Bari all'età di 20 anni, quindi no, io finita la scuola ho fatto subito il calciatore professionista. A 20 anni arrivi invece in una piazza come Bari che ha un'anima e un fuoco che arde decisamente diverso, no?
Com'è stato? Sono passato comunque da una città come Como, quindi tranquilla a misura d'uomo, a una grande città di mare come Bari, e una città che chiaramente in Serie A, con un mister Giugno Fascetti che era propenso a lanciare comunque giovani, a valorizzare i giovani, con un presidente matarrese che anche lì è un DS Regalia che puntava molto sui giovani. Infatti c'erano tanti giovani in quella squadra in Serie A Bari, c'ero io, c'era Di Ascentis che era con me a Como, c'era Bressan che non era giovane come me ma comunque anche lui veniva da Como, c'era Nicola Ventola, poi successivamente Antonio Cassano, insomma tanti giocatori giovani, era una squadra, un mix anche lì di giovani e di giocatori esperti. Io da lì poi ho fatto 2 anni. Ho una curiosità, perché adesso sembra impensabile, no, nel calcio di oggi fare il doppio salto CA. Cioè, una volta mi ricordo che capitava spesso, no? Ma adesso se uno ci pensa, non che non ci siano giocatori pronti, perché comunque, anzi forse magari spesso guardiamo più all'estero, no? Però all'epoca era normale, e il salto per te è stato così grande? Guarda, per fortuna per me no, nel senso che secondo me io ero già pronto per andare in Serie A, nel senso che io comunque già in C1 facevo comunque la differenza a 18 anni, quindi per me non è stato tanto difficile, ma anche perché poi, ripeto, ero in un ambiente tranquillo, in un ambiente positivo, in una società seria, con una squadra, ragazzi tutti che erano giovani, quindi giovani come me, stavamo bene come squadra, l'allenatore che puntava come ho detto prima, sui ragazzi che avevano voglia comunque di mettersi in mostra. E quindi sono stati veramente 2 anni bellissimi, infatti abbiamo fatto molto bene noi in quegli anni, 2 anni dove ci siamo comunque salvati con tante giornate di anticipo, e credo che abbiamo fatto veramente 2 anni stupendi. Tu quando arrivi in questa squadra, cioè, eri già, immagino, rispettato perché ti conoscevano, o ti sei fatto rispettare a suon di prestazione? Mi spiego, il giovane che apre la porta dello spogliatoio, arriva dalla Serie C, magari sai c'è il vecchio Matusa dello spogliatoio che magari ti bacchetta. No, quello ma anche perché io sono sempre stato una persona, un ragazzo che si faceva i fatti suoi, lavorava, non diceva mai nulla, quindi difficilmente mi hanno mai detto qualcosa sul campo, ma anche fuori dal campo. Insomma, sono sempre stato uno abbastanza ligio al lavoro e che dava anche di più di quello che magari poteva dare, quindi no, da questo punto di vista devo dire che non ho mai avuto problemi sull'impegno, sul fatto di dar sempre il massimo. Gianluca, una curiosità, questa la facciamo spesso ai nostri ospiti e a me fa divertire molto perché anche ti porta indietro nel tempo. Ma col primo stipendio cosa hai fatto? Te lo ricordi? Su Como, no, forse la macchina, nel senso forse mi ricordo che presi una Y10 o una Panda Fiat, era una Fiat Panda Dance, quindi nera me lo ricordo ancora, gli cambiai il volante, gli misi il volante della Momo Design, quindi tutto particolare, vabbè, tutte queste cose Però credo di sì, credo che forse era il discorso della macchina, forse molta mente che mi viene in mente adesso. Senti, invece la chiamata della Juve come arriva? La chiamata della Juve, nel senso c'era sia il Milan che la Juventus che mi volevano a quei tempi, infatti io ricordo ancora quando poi rivedo Galliani, noi parlammo anche col mio procuratore e la mia famiglia con Adriano Galliani ai tempi per andare al Milan, ma poi arrivò alla Juventus, offrì di più e andai comunque alla Juventus nel 99, stagione 99-2000. Quindi c'è stata questa possibilità di andare al Milan, ma arrivò poi la Juventus che offrì molto, molto di più al Bari. Tu vai alla Juve con che prospettiva? In quegli anni lì eri comunque, come hai detto, dal passaggio da Como a Bari eri un grande talento, quindi ti aspettavi di continuare il percorso di crescita o dentro di te dicevi adesso inizia il difficile? No, ma guarda, non ho mai pensato questo, nel senso l'idea mia era quella di arrivare a giocare per una grande squadra, di arrivare in nazionale, questo credo che siano un po' tutti gli obiettivi di chi inizia, di un giovane che inizia a giocare a calcio e vede comunque
mano a mano il suo cammino, il suo percorso, quindi no, io pensavo esclusivamente a fare bene e a crescere poi di anno in anno, quindi ho avuto la fortuna di arrivare a una grande squadra come la Juventus, di giocare subito titolare, quindi ero già in nazionale, chiaramente ero già nel giro della nazionale, che poi io feci l'esordio nel 99 febbraio con la nazionale, nel 2000 feci già l'europeo, il mio primo europeo a 22 anni da titolare, e quindi ero già nel giro della nazionale, quindi diciamo che ho sempre avuto molta, come posso dire, l'idea di poter arrivare, questo sì, ma per il semplice motivo che avevo sì una qualità, ma anche poi le qualità, diciamo, tecniche, che poi comunque chiaramente nel tempo sono migliorate, ma avevo anche una grande determinazione, voglia di dar sempre il massimo. E quando Gianluca Zambrotta ha detto questo è il Gianluca Zambrotta più forte di sempre? Ma beh, è stato sicuramente dagli anni, forse dagli anni 2001-2002 fino ad arrivare poi a dopo comunque l'anno del mondiale 2006, fino a poi dopo comunque andare avanti a scendere. Sono stati quegli anni lì, quindi dagli anni della finale della Champions Milan-Juve a Manchester, fino a poi chiaramente arrivare al mondiale 2006, quelli secondo me sono stati gli anni quelli più dove comunque ho giocato veramente ad alti livelli. Intendi bene la mia domanda, perché sennò sembra che sminuisco la carriera o cosa, quindi va intesa bene. Però dal tuo racconto mi sembra di capire che all'inizio di ogni tua esperienza hai trovato le condizioni ideali, cioè tu eri in fiducia, andavi bene, sei riuscito a inserirti bene, cioè non hai mai avuto, non dico difficoltà, ma quei primi mesi dove dici cavolo l'allenatore mi vede poco, oppure rendevo male, oppure non mi trovo bene in città, non so se è stata una componente solo di bravura, solo di fortuna, di casistica, di ottimi allenatori, di ottimi compagni, di perfetto adattamento, però l'iniziare bene, e con le 2 stagioni al Como dove comunque eri poco più che un ragazzino, e Bari dove era una nuova novità, e la Juve dove era uno spogliatoio così pesante tra virgolette, l'avere spazio, minuti, fiducia, giocare bene, prestazioni ottime, immagino stime dell'allenatore, della società, dei compagni, dei tifosi. Vabbè, diciamo che se tu non hai comunque le qualità, tu lo spazio non lo trovi. Questo è No, ma infatti a prescindere, no, nel senso, ma questo non vale solo per me, ma vale per tutti. Quindi se chiaramente tu non hai la qualità per stare a giocare in una grande squadra o per stare in nazionale, chiaramente che lo spazio tu dopo non ce l'hai. Quindi io poi, ripeto, negli anni sono sempre cresciuto, ma questo credo che comunque sia anche un obiettivo per migliorare sempre giorno dopo giorno, quindi la mia volontà era quella sempre di crescere, di migliorare, di non ritornare indietro o di fermarsi, ma quello sempre di arrivare allo step successivo, no? Questo è un po' l'obiettivo di comunque chi ha la fortuna poi di raggiungere grandi traguardi e di giocare in grandi squadre. Quello è stata un po' la forza, ma questo ce l'hai se giochi poi anche in una grande squadra. Se tu giochi in una grande squadra ti porta ogni giorno a dare sempre il massimo e a rimanere sempre a un livello top, mai a scendere, anche perché dopo se scendi chiaramente o non giochi o c'è qualcuno più bravo di te che ti ruba il posto, devi sempre cercare di migliorare giorno per giorno. Invece ti chiedo, arrivando alla Juve, immagino che sia un mondo particolare nel senso, cioè ogni club ha le sue caratteristiche, la Juve è molto quadrata se vuoi vista da fuori, no? Mi immagino. Qual è stato quel giocatore che hai detto, ah, si fa così, non per allenamento perché cioè, da professionisti davate il massimo, ma come atteggiamento, come segreto, a cui hai rubato qualche sfumatura, qualche allone di gloria, no? Se vuoi, ah caspita, si fa quella roba lì, bisogna
c'era in quel grande spogliatoio qualche No, ma riferimento? c'erano tanti giocatori importanti, in primis c'era Del Piero, io quando sono arrivato nel 99 c'era Inzaghi, c'era Zidane, io ero in camera, sono arrivato, il primo ritiro che ho fatto ero con Zidane, quindi per dirti, quindi grandissimi giocatori, c'era Ciro Ferrara, c'era Paolo Montero, c'era Davids, c'era tantissimi giocatori veramente di una qualità superiore, quindi io potevo solo comunque che prendere da ognuno di loro l'atteggiamento, poi soprattutto che era importante, l'atteggiamento del fatto di essere sempre primi all'allenamento, di non risparmiarsi mai, anche perché poi a quei tempi la Juventus fisicamente lavorava tantissimo, in palestra c'era il povero Giampiero Ventrone che poi ci ha lasciato, che poi ho avuto modo di lavorarci sia alla Juventus che poi con Cappello in Cina come assistente, quindi lavoravamo tantissimo da un punto di vista fisico. E quindi no, io credo che a quei tempi era proprio l'atteggiamento dello stile Juve, quello come credo anche era lo stile Milan, quella stessa identica cosa. Quindi un gruppo di giocatori che tirava la carretta, che dava, anche silenziosamente dava l'esempio. Ma ti faccio una domanda, tu sei uno dei difensori che ha giocato di più nella nazionale italiana, in generale hai fatto tantissimo tempo in azzurro. Come vivevi il rapporto con i compagni nazionali durante il campionato? Capitava di scontrarsi chiaramente in maniera positiva, cioè restando all'interno del campo di gioco, magari un fallo, uno spintone, un vaffa partito in quella che è l'adrenalina del campo, magari addirittura, che ne so, la partita prima della sosta, quindi oggi ti manda a quel paese, domani a Coverciano sei mio compagno in spogliatoio. Capitava o...? No, capitava sicuramente sì, ma quello sul campo è successo, succedeva e succede tuttora, insomma, poi quello che succede sul campo poi rimane lì. Io credo che l'importante poi ci sia sempre il rispetto, no? Sai, anche della persona, perché poi dopo in campo può succedere di tutto, insomma, lo sappiamo tutti, la tensione, magari obiettivi diversi, può capitare. Poi l'importante è uno che sia una persona intelligente, che capisca che poi dopo deve finire lì e se ha sbagliato chiedere scusa. Magari questo non capitava, oppure capitava che poi arrivavi in nazionale e ti magari confrontavi, no? Però sai, quando poi arrivi in nazionale devi solo pensare esclusivamente al bene della nazionale e devi lasciare fuori poi tutto quello che è quello che succede nel club durante la settimana. A proposito di nazionale, ho due domande prima di arrivare poi al mondiale, perché è una parentesi che vorrei provare ad aprire in tutte le sue sfaccettature. Se ti dico mondiale 2002, che immagine ti viene in mente? Non è stato il mio primo mondiale, sicuramente in Corea-Giappone, un mondiale secondo me che personalmente stavo facendo molto bene, perché stavo bene fisicamente, stavo facendo veramente delle belle partite e poi sfortunatamente per me mi feci male, mi lesionai l'adduttore quasi totalmente dell'adduttore sinistro, quindi poi per 3 mesi rimasi fuori. Ricordiamo tutti poi la partita contro la Corea, no? Ce l'abbiamo in mente tutti per quello poi che è successo in generale, a parte l'arbitro, quello che comunque potevamo sicuramente fare molto molto di più rispetto alle nostre potenzialità, che veramente erano alte. Ma voi durante e subito dopo come l'avete letta quella partita lì? Ma delle domande sicuramente te le fai, perché dopo degli episodi sicuramente non chiari ci furono anche dopo quella partita nostra, perché ci fu poi, credo se non sbaglio, Corea-Spagna, che successe poi la stessa identica cosa. La Corea arrivò terza, se non sbaglio, in quel mondiale, e quindi non lo so, un po' di domande te le fai, ma secondo me lì noi avevamo perso una grande occasione, perché la squadra era veramente forte, avevamo una rosa spettacolare, perché comunque avevamo dei giocatori straordinari. E
E comunque chiaramente il rammarico c'è per come è andata, e sicuramente potevamo fare qualcosa di più, non ci si può fermare poi al fatto di dire è colpa dell'arbitro. Sì, l'arbitro comunque ha avuto le sue responsabilità, ma poi comunque quelli che vanno in campo siamo noi, insomma, non è sicuramente l'arbitro. Potevamo gestire in un'altra maniera sicuramente quella partita. Hai dei flash, dei ricordi dei 2 mondiali, anche quello vinto soprattutto, di un discorso, di qualcosa successo nello spogliatoio che oramai si può raccontare, qualche scherzo, qualche gioco, qualche discorso del mister pre-partita, post-partita, qualche bella cosa? Ma guarda, del 2002 ho quasi rimosso tutto, quindi anche perché poi è stato veramente quell'anno, è stato un anno difficile, e quindi no. Per il 2006 sicuramente di aneddoti ce ne sono, insomma, raccontati anche a destra e a sinistra da Lippi o da vari giocatori che lo hanno raccontato, quindi è stata sicuramente per come è andata dall'inizio fino alla fine, è stata sicuramente un grande percorso, un grande cammino. Tu fai gol in quel mondiale e toglimi una curiosità, andiamo nel dettaglio. Torni nello spogliatoio e chi chiami? Cioè come vivi questi momenti con i tuoi affetti? Come sei uno che condivide oppure ho fatto nella gol partita con l'Ucraina, segni, vai nello spogliatoio, chiami, non so, qualche parente, qualcuno, oppure il primo messaggio, quelle robe lì, o sei uno che ha fatto gol? Vabbè, calcolo, era il 2006, quindi non c'era ancora, credo, WhatsApp, se non sbaglio c'era WhatsApp, non lo so, non ti saprei dire, adesso non ricordo, c'erano ancora i primi telefonini, forse non c'era ancora... Gli SMS. No, c'erano gli SMS, non c'era WhatsApp, se non sbaglio. No, lì quella partita lì fu particolare perché poi comunque successe qualche giorno prima il fatto a Gianluca Pessotto, dove comunque io ero particolarmente amico insieme poi ad altri chiaramente che erano lì. Infatti diciamo che il pensiero è nato subito chiaramente a lui perché è successo veramente 2 giorni prima di quella partita. Lo striscione tuo e di Fabio Cannavaro, Pessottino insieme. Sì, esatto. Alla per fine quello. d'Italia-Ucraina, no? Era la fine d'Italia, sì, esatto, alla fine d'Italia, quindi è stata comunque sicuramente la mia miglior partita di quel mondiale, perché comunque in quella partita ho fatto tutto, ho fatto il gol, ho fatto l'assist, ho salvato un gol sulla linea, quindi è stata una delle partite più belle che ricordi io nella mia carriera della nazionale. Tra l'altro tu, se non sbaglio, torni in Italia dalla Germania dopo quella partita per andare a trovare Pessotto, o ricordo male? No, noi andammo prima di quella partita, perché successe tipo 2 giorni prima, se non sbaglio, noi prendemmo 4-5 di noi, andammo con un aereo privato, la federazione ci mise a disposizione un aereo privato, andammo all'ospedale a trovarlo, a vedere cosa era successo e siamo tornati in giornata, quindi poi dopo 2 giorni giocavamo, no? Dopo non siamo più tornati, eravamo comunque in contatto, però siamo andati prima della partita. Ma ti chiedo, c'è nel calcio, adesso qua voglio parlare un po' quasi di filosofia di astri, no? Che in questi momenti magici il giocatore connesso con qualcosa di triste o di profondo faccia la partita, cioè mi spiego, la mancanza di un caro, c'è spesso il gol, questi episodi e c'è il partitone, gol, assist, salvataggio, la nascita di qualcuno e arriva il gol con dedica, un amico che... Trovi che siano legati e c'è una spiegazione, adesso andiamo un po' oltre magari, però... Non te lo so dire, può darsi di sì, perché comunque lì facemmo veramente una grande partita. A livello personale, ripeto, fu una delle mie migliori partite, dove feci l'unico gol chiaramente di quel mondiale, è uno dei pochi che poi ho fatto in nazionale, però molto probabilmente sì, dai, c'è comunque un collegamento, un qualcosa, c'è sicuramente un filo che c'è. E adesso allora cavalco questa onda perché ci proviamo, no? Perché ci sono stati dei giocatori, poi devono ancora uscire alcuni podcast, che hanno detto sì, io avevo in squadra qualche giocatore, anch'io l'ho sentito, che avevano tipo questi, non so come chiamarli, questi non so, santoni, no? Sai, quelli che magari ti mettevano attraverso il calore delle mani, ti aiutavano, tu magari inconsciamente, no? Stavi veramente meglio
e riuscivi, cioè ti è capitato anche a te di conoscere alcuni giocatori che si facevano seguire da questi... Che io sappia, che ricordi qualcuno no, non lo ricordo. Lo sappiamo nello sport, in generale nel calcio la superstizione esiste, nel senso questo c'è sempre La tua qual era? No, ma io non ero tanto superstizioso, però no, ho conosciuto sicuramente giocatori molto scaramantici, su tutti Pippo, Inzaghi, da Gennaro Gattuso che dall'inizio del ritiro fino alla fine si metteva su sempre la stessa felpa, dall'inizio del ritiro fino alla fine, faceva caldo, poi comunque era giugno-luglio in Germania, faceva caldo, quindi lui si è tenuto sempre su questa felpa durante il ritiro a manica lunga e non se l'è mai tolta. Quindi per dirti, insomma, giocatori scaramantici mi immagino la sua reazione quando glielo facevate notare. Esatto, sì, assolutamente, soprattutto Andrea Pirlo, sì, che glielo faceva notare. Ricchi schiaffoni. Esatto. Ma con chi eri in camera in quel ritiro? No, eravamo, ma maggior parte eravamo tutti singoli, ognuno aveva la sua camera, poi c'era qualcuno che chiaramente poi si trovava insieme. Era la camera di riferimento dove andavate tutti. Ma guarda, io sono sempre stato uno abbastanza tranquillo, mi facevo i fatti miei, volevo stare per conto mio, non andavo, credo che c'era la camera di Pirlo e Nesta, ma anche al Milan questo c'era, che lungo loro giocavano alla PlayStation, alla Play, quindi erano loro due, ricordo. Poi gli altri la maggior parte erano singole. Senti, poi qualche aneddoto vorrei che ce lo raccontassi, questa è una domanda più... Terza partita del girone, Italia-Repubblica Ceca, c'è quella famosa corsa di Pippo Inzaghi che non passa minimamente il pallone a barra. Ma voi in spogliatoio o dopo, rivedendo, perché tra tifosi d'Italia, mi immagino voi, cioè, io non so se Barone ha detto qualcosa, se qualcuno ha detto qualcosa a Pippo, però ci sarà stata una scena dove dirgli oh. No, anche perché lì si sbagliava massacrato. No, ogni tanto sì, Simone Barone glielo si dice, sta ancora aspettando la palla di Pippo, no? Nel senso... però sicuramente Simone poi gli ha dato una mano a Pippo, perché gli ha dato comunque anche una seconda scelta a Pippo, perché poteva passargliela lui oppure decidere comunque di andare avanti da solo, così è stato, ma è stato sicuramente un aiuto per Pippo Simone il fatto che era lì di fianco lui. Poi dopo è chiaro che in quel momento la voglia di un attaccante di fare gol è talmente alta, poi in un mondiale Pippo poi non vedeva l'ora di fare gol e giustamente poi ha pensato di andare avanti per conto suo, quindi però ci si prende in giro assolutamente anche su questa cosa qui, ma lo sanno tutte e due, poi soprattutto Simone lo sa. Senti, poi Australia, rigore di Totti alla fine, dell'Ucraina abbiamo detto, quando andando avanti nel mondiale avete iniziato a capire che potevate farcela? E se in Germania, che comunque non è dall'altra parte del mondo, è anche un paese con tantissimi immigrati italiani, sentivate che si stava scaldando qualcosa? O se è stato tutto percepito dopo? Allora, calcola che comunque noi con l'Australia abbiamo rischiato, nel senso perché c'era stata l'espulsione di Materazzi, poi il fatto che comunque di andare a supplementare in 10 con l'Australia, insomma abbiamo fatto fatica in quella partita, quindi da lì secondo me poi abbiamo iniziato un po' a capire che stava girando comunque bene, da poi alla partita con la Repubblica Ceca, alla partita con l'Ucraina, la Repubblica Ceca scusami prima, l'Australia agli ottavi, l'Ucraina ai quarti, arrivi poi comunque in semifinale con la Germania, dove comunque giochi a Dortmund in uno stadio completamente bianco, perché c'era solo una maglia della nazionale tranne uno spicchio leggermente azzurro, e dall'altra parte comunque avevi una Francia che aveva già battuto grandi squadre, insomma aveva già battuto squadre importanti. Noi insomma quella forse era sulla carta la prima partita veramente difficile e complicata, squadra di casa che chiaramente era una delle favorite a vincere il mondiale, e da lì poi comunque dopo quella partita diciamo che avevamo comunque il pensiero di potercela fare. Aldo, sbaglio o è con la Germania che tu prendi quella traversa incredibile? Sì, con la Germania. Prima dei 2 gol di Gross e Del Piero? Cioè prima c'è stato il palo di Gilardino e poi sì la traversa mia. Madonna, lì è impazzito.
Sì, no, è stata veramente una partita bellissima, poi ricca di occasioni, di capovolgimenti, Due miracoli di fronti. Sì, è stata comunque una partita con un Buffon straordinario, un Cannavaro straordinario. Insomma, l'abbiamo poi alla fine meritata, perché poi, ripeto, non è facile andare a casa della Germania a vincere una semifinale di un mondiale in casa loro. È stata dura, complicata, ma insomma anche lì poi lo ricorda poi sempre anche il mister, insomma lui continuava a mettere dentro attaccanti perché voleva vincere, quindi questo è anche un segnale da parte dell'allenatore che ti dà anche quella fiducia, no? Se di dire, sai, dietro noi in quel mondiale abbiamo preso solo 2 gol. Un autogol? Un autogol di Zaccardo e il rigore di Zidane in finale. Se tu ci pensi, insomma, siamo stati la miglior difesa, i giocatori hanno quasi segnato tutti, hanno giocato quasi tutti, quindi è stato comunque un cammino straordinario di un gruppo straordinario. E la finale come l'avete vissuta? Il prepartita, quella roba lì? Prima, palo di Girardino dopo il grande dribbling, Bolide 2 traversa, hai iniziato a pensare fosse maledetta? No, quello no, nel senso che no, poi ci sono state anche comunque altre occasioni anche da parte loro che hanno avuto grandi parate di Gigi, poi per fortuna insomma è venuto fuori il gol straordinario di Grosso, il contropiede di Alex Del Piero, insomma ci è andata bene, altre volte magari ci è andata male, basta pensare, l'Europeo del 2000 è stata una cosa, io penso che in quell'anno, il mio primo anno di nazionale, quindi il mio primo europeo, ho perso lo scudetto a Perugia della Juve all'ultima giornata, perché lì l'abbiamo persa all'ultima giornata perdendo Perugia 1-0 in quel diluvio. Esatto, che quella partita lì andava comunque sospesa, bisognava comunque rifarla, ma Collina poi aveva deciso di aspettare più di un'ora per poi insomma, e sono andato all'Europeo del 2000, lì una partita rocambolesca con l'Olanda in semifinale che meritavamo chiaramente di perdere perché veramente ci hanno preso a pallonate, ma fortunatamente siamo passati noi con un grande toldo e poi dopo finale contro la Francia meritavamo noi e abbiamo preso 2 gol al Golden Goal, poi ancora l'ultimo anno che poi c'era il Golden Goal, quindi abbiamo perso un europeo che era già fatto al 93esimo. Io sono sceso, ero in tribuna perché ero squalificato, sono stato espulso dopo quasi mezz'ora del primo tempo contro l'Olanda. Io ero in tribuna, sono sceso al 93esimo sull'1-0, sono rimasto in pratica tutto il tempo perché non mi facevano passare per andare giù negli spogliatoi perché volevo andare a festeggiare. Sono arrivato su che eravamo 2-1, che ho perso l'Europeo in pratica in tribuna senza vedere i gol, no? Per dirti il calcio com'è. E finale del mondiale chi sbaglia Trezeguet, l'unico rigore che poi è stato quello che ci ha buttato fuori Italia-Francia in finale all'Europeo con il Golden Goal. Quindi sai, il calcio è un po' una ruota anche che gira, no? Ma come approccia un campione prima di giocare una finale del mondiale, che è una roba che capita a pochissimi? Non se ne rende conto oppure ha una preparazione diversa? No, le prepara come tutte le partite, secondo me. Sì, nel senso è chiaro che la tensione è molto più alta perché comunque la senti, però comunque è come le grandi competizioni, come vivere una Champions, come vivere una finale scudetto, come vivere, insomma, alla fine è così, i grandi appuntamenti, che siano di Serie C, che siano di Serie B, che sia una finale scudetto per salire, una finale scudetto una finale per non retrocedere, alla fine i grandi appuntamenti dove c'è comunque un obiettivo importante li vivi sempre con una certa tensione, no? E grande mentalità. È chiaro che lì noi sapevamo che potevamo comunque scrivere la storia dell'Italia, anche per come era nata quell'avventura, perché tutti ci davano addosso prima del mondiale e insomma è stato veramente un grande riconoscimento di forza, di volontà, di gruppo, di tante cose. Hai dormito la notte prima? Ma io dormivo sempre abbastanza, nel senso ero un tipo abbastanza
equilibrato, che forse il giorno stesso, durante la giornata della partita, quello sì, ma magari prima l'avevo abbastanza tranquilla il giorno pre-partita. Un flash vai. di questa, perché sto vedendo che ha vissuto la sua carriera come fosse tutto normale, perché era dentro, magari non si accorgeva, no? Per come ti sento parlare. E allora con la stessa naturalezza mi immagino che con la maglia del Barcellona fa il cucchiaio, segni, prima di abbracciarlo Ronaldinho e Messi. Era normale anche questo? Vabbè, ma magari il primo momento, sai, ti trovi comunque giocatori fenomenali, ma questo anche all'inizio, quando comunque sono arrivato alla Juve o al Milan, le prime partite in nazionale. Però io sono sempre stato una persona, un giocatore che è sempre entrato in punta di piedi, quindi insomma era il campo poi quello che faceva un po' da termometro, no? Quindi sono sempre stato un ragazzo molto umile che lavorava tanto, che voleva comunque sempre migliorare, non sono mai stato uno che ha mai litigato con nessuno, quindi difficilmente potevi litigare con me, sia in campo che fuori. Quindi poi calcola che io comunque al Barcellona sono arrivato come campione del mondo, quindi loro avevano appena vinto la Champions a Londra contro l'Arsenal. Parigi credo. Esatto, sì, o Parigi, no, era Parigi, sì, a finale 2006 era con l'Arsenal che aveva vinto a Parigi, sì, se non sbaglio, sì, Parigi, no, scusami, non Londra. Però c'erano fiori di giocatori, insomma, c'era Deco, Xavi, Iniesta, c'era Pujol. Questi campioni che tu hai sempre avuto, no? Adesso noi magari rendiamo miti quelli stranieri, però come dici tu, hai giocato in Italia anche con strani tipo Turan, sta giocando Navarro, questi grandi campioni come lo sei stato tu, no? E quindi lo stesso discorso lo possono fare con te, ma ti dico, ma avevano un'allure diversa, cioè i Messi, quando lo guardavi era un ragazzo umile, tranquillo, oppure aveva qualcosa in più? No, aveva qualcosa in più sicuramente sul campo. Ma anche fuori, dico che fuori dal fuori campo. Nel senso non li frequentavo, ma almeno in campo erano ragazzi semplici, lo stesso Ronaldinho che poi dopo io ho avuto anche al Milan, ragazzi semplicissimi, umili alla mano, no? Quindi assolutamente lo stesso Xavi, lo stesso Iniesta, Deco, tutti ragazzi molto semplici, tranquilli. Alla mano, assolutamente. Perdonatemi, voglio chiudere rapidamente il mondiale. Prima cosa, faceva così schifo il pesce di Rino? No, il pesce di Rino Era chiaramente di Galarate, no, era buono. Poi comunque lo si prendeva in giro, poi questo, soprattutto poi a Milanello, i vari Pirlo, i vari Nesta, i vari Oddo, Ambrosini lo prendevano continuamente in giro, ma era per fare gruppo. No, però il pesce era buono, devo dire che era buono. Noi dicevamo che comunque faceva schifo, ma era buono. E invece Flash, non mi ricordo, tu sei stato in campo 120 minuti in finale? Al Mondiale 2006, sì, fino alla fine. Quindi c'era la possibilità che tiravi anche tu il rigore? Meno male che non c'è stata, insomma. Come l'hai vissuto il momento No, sperando che comunque si chiudesse prima. Esatto, no, sennò era un disastro. No, per fortuna abbiamo tirato veramente 5 rigori spettacolari, uno più bello dell'altro, e sennò c'era il rischio veramente che potessi essere, non ricordo se ero settimo, ottavo, ma ero uno di quelli. I brividi. Molti però ci hanno raccontato che sono passati qua che anche nelle finali intercontinentali o di Champions qualcuno poi si faceva sotto il banco. Ma sai, comunque chi non è abituato a tirarli, sai, io non mi sono mai allenato a tirare rigori, insomma ci sono comunque giocatori che sono abituati a tirare calci d'angolo, punizioni, calci di rigore, quindi i giocatori quelli un pochettino più tecnici li hanno tirati. Poi dopo è chiaro che dal sesto in avanti quello è tutta una questione di fortuna, di approccio anche a tirare il rigore, perché comunque non sei abituato tu a tirare i calci di rigore. Come arriva poi il Milan?
Cioè, chi ti dice che ti vuole il Milan, come funziona? No, lì poi dopo c'è stata la possibilità, dopo 2 anni a Barcellona, io avevo comunque 4 anni, avevo 4 anni di contratto a Barcellona, però avevo la necessità di tornare comunque in Italia per motivi miei personali, tramite poi comunque i vari Gattuso, i vari Nesta, i vari Pirlo, insomma, di dire che avevo la voglia di tornare in Italia e quindi la priorità era tornare comunque in una grande squadra come il Milan, ma anche perché avevo comunque tanti miei compagni, da Gattuso a Pirlo, Quindi è nato Ambrosini. da un WhatsApp magari? Questo. No, è nato comunque dal fatto della volontà di tornare in Italia e diciamo anche di un'insistenza anche sui vari amici giocatori che giocavano al Milan in quell'epoca. Se devo chiederti, questa domanda l'abbiamo chiesta non a tutti, ma forse dovevamo chiederla a tutti. Che cosa rappresenta il Milan? Ma allora, calcola che in quegli anni era comunque un Milan che se la giocava con la Juventus, insomma, era Milan-Juve in quegli anni, dagli anni comunque 2001-2002 c'era Milan e Juve, fino poi comunque arrivare al 2003, 2004, 2005, 2006, 7, 8 anche, quindi erano quelle le lotte, era quella le 2 squadre in Italia che facevano la differenza. Quindi il Milan come la Juve comunque hanno la storia dalla loro parte. Il Milan ha una storia di grandi successi, di grandi vittorie, di una grande società, di un grande presidente, di una grande famiglia. Quindi quello era per me l'importante, tornare a una grande squadra in Italia, vicino a casa, perché poi io chiaramente Milanello, Como, Milano era vicino a casa. Vivevi a Como quando... Esatto, io vivevo a casa mia e andavo a Milanello, andavo a San Siro, quindi era la voglia di tornare, ripeto, tornare a grandi livelli. E quei tempi chiaramente il Milan era comunque la priorità nel tornare. Tu hai avuto, tutti i compagni che avevi già trovato in nazionale, anche negli anni prima, al di là del mondiale, penso a Maldini, eccetera, ma poi hai avuto Ronaldinho, Pato, Beckham, Ma hai avuto Robinho. quegli anni lì poi a venire, sì, c'era poi diciamo gli ultimi 2 anni di Allegri, dove diciamo l'anno dello scudetto, il primo anno di Allegri e poi quello successivo che poi abbiamo perso, in pratica avendo comunque dei punti notevoli di vantaggio sulla Juve di Conte. Sì, c'erano Ibrahimovic, c'era Robinho, c'era Cassano, c'era Boateng, c'era Van Bommel, Seedorf, Nesta, Thiago Silva, Ambrosini, Pirlo primo anno, se non sbaglio. Sì, sì. Insomma, era una grande squadra. Ma chi ti ha impressionato di più a livello di singolo? Ma sicuramente c'era Pato, e chiaramente era uno di quei giocatori che secondo me forse ha fatto meno delle sue potenzialità, perché veramente Pato è stato un grandissimo talento, forse non è riuscito a esprimere il meglio delle sue potenzialità, però era un grande talento. Ma poi comunque tutti da Andrea Pirlo, che io conoscevo comunque in nazionale, a Ibra, che io già avevo avuto alla Juventus, a Clarence, a Thiago Silva e Nesta, lo stesso Pippo, insomma, giocatori straordinari. Insomma, Di Ibra cosa ci racconti? ma Ibra, nel senso, io l'ho avuto giovane alla Juventus, quando lui arrivò dall'Ajax, quindi ho visto proprio il percorso, la crescita che comunque lui ha avuto poi dalla Juve, poi l'ho ritrovato poi successivamente dopo tanti anni al Milan. Quindi è sempre stato comunque un giocatore di fortissima personalità, che sempre comunque ha avuto la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno, e voleva migliorare anche chi gli stava accanto e che giocava con lui. Quindi lui forse aveva questo atteggiamento molto duro, perché solo e esclusivamente lui voleva il massimo da tutti.
è chiaro che poi non tutti hanno la personalità magari di tenergli testa, però in quella squadra, in quegli anni, c'erano comunque tanti giocatori di personalità. Tra l'altro, un'ultima cosa, poi facciamo gli ultimi 2 giochi e lasciamo andare ringraziando Gianluca. Ma negli occhi ho il pianto dell'ultimo giorno di Milan, dove c'è stato l'addio di tutti praticamente. È stato un momento per i tifosi bellissimo, anche se molto triste, o forse bellissimo perché è tristissimo. Cioè hai fatto il giro. Tra l'altro hai anticipato la mia domanda, che era la mia stessa, nel senso che era una giornata, tra virgolette, dedicata a Rino, a Pippo e a Sandro Nesta. Però poi fu anche il tuo ultimo addio, fu anche quello di Mark van Bommel. Esatto. E appunto anche tu ti sei lasciato andare. Ma mi hanno spinto, diciamo che io sapevo ancora se volevo smettere oppure no, non avevo ancora le idee ben chiare, quindi poi era sicuramente l'ultima partita chiaramente a Milan, perché poi mi era scaduto il contratto e mi hanno spinto comunque. Da lì poi è nato tutto, insomma lì è nato in automatico il fatto dell'addio, insomma ti passa davanti, insomma, tutta la tua carriera, la tua storia, comunque in una giornata molto particolare, perché tanti di quelli che comunque smettevano, cambiavano, comunque erano amici miei e che avevamo passato di cotte e di crude, insomma da Pippo a Sandro a Rino, Van Bommel per il poco tempo che l'ho conosciuto, insomma sono sempre giornate particolari, insomma ti ricordano poi un po' il passato, quindi è stata veramente una giornata emozionante. Ma hai foto a casa tua, o magari non ti voglio mettere in difficoltà, cioè del Milan? Mi viene in mente perché quella è una foto bellissima, tu sotto la curva, con quell'emozione. No, ma io ho foto mie di tutte le squadre dove io comunque ho giocato, non solo di un chiaro che ti dico la foto, quella è quella della Coppa del Mondo, perché io dico sempre che la Coppa del Mondo è per pochi, nel senso non hanno tutti la fortuna di poterla vincere. Se uno guarda le stelle dell'Italia, una sono del 34, una del 38, una dell'82 e l'altra siamo noi del 2006, quindi dici del 34-38 ormai non c'è più nessuno. Dell'82 per fortuna ce ne sono ancora tanti di attori presenti, ma gli ultimi siamo noi del 2006, quindi lo scudetto con la stella è qua, è quella sul petto a sinistra, sul cuore della nazionale, quindi ti rendi conto che noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Essere campioni del mondo, veramente nel mondo, nella storia del calcio mondiale ce ne sono pochissimi, e quindi io dico che la cosa più difficile è sicuramente quella di diventare campioni del mondo. Poi sì, va benissimo essere, ma non perché io non l'abbia vinta, io non l'ho vinta la Champions League come tanti altri grandi giocatori che non l'hanno vinta, ma non è perché io non l'abbia vinta, perché vincere comunque una Champions ogni anno la vinci. Ogni anno, se tu hai la possibilità, vedi il Real Madrid adesso, se fai parte comunque di un gruppo importante, hai la possibilità ogni anno di poterla vincere. Quindi ci sono una serie di cose che rendono secondo me la Coppa del Mondo un trofeo veramente inarrivabile per tanti, ma ed è così. E quindi io sono veramente orgoglioso. Quindi c'è la gigantografia a casa. La Coppa del Mondo sì, nel senso assolutamente sì, ma perché sono riuscito a vincerla anche da protagonista, quindi questa è anche la cosa più bella. Ma la cosa bella è che siamo riusciti a trovare qualcosa di così speciale, che è speciale anche per te, che è tutto normale per te, no? Fare una carriera così straordinaria è stato quasi... No, poi ti dico, sicuramente io il Milan l'ho voluto, perché io comunque volevo il Milan, quando poi sono dal Barcellona, e stiamo parlando comunque di un Barcellona forte, che poi da lì in avanti ha vinto, con Guardiola ha vinto tantissimo. Io potevo rimanere lì benissimo con Guardiola e fare un altro tipo di carriera, no? Io comunque ho voluto tornare in Italia e andare al Milan. Io l'ho voluto il Milan fortemente e insomma assolutamente non rinnego la mia storia col Milan, perché è stata comunque una grande famiglia, un grande club, ed è stata l'ultima squadra, diciamo grande squadra, che comunque io ho vestito come maglia, quindi la terrò sempre nel mio cuore, così come tutte le squadre dove sono stato, perché ogni squadra, ogni maglia mi ha sempre lasciato o in maniera positiva o in maniera negativa un qualcosa.
che credo che comunque sia importante. Infatti secondo me la cosa bella, e poi chiudiamo, è che tanto i tifosi del Milan quanto quelli della Juve ti ricordino con piacere. Cioè non sei associato a una delle due. Lascia stare certamente Barcellona Como, però dico, sono due grandi e spesso è difficile che una bandiera della Juve sia tanto stimata. E invece... No, questo è bello, insomma, forse magari quelli della Juve un po' ce l'hanno su perché ancora, sai, nel 2006 sono andato via quando la Juventus è andata in Serie B, però io credo che faccia parte un po' della scelta e nel rispetto di una scelta di una persona soprattutto, non di un giocatore, perché io ho fatto una scelta a livello personale e professionale che va rispettata. Tu puoi essere anche non essere d'accordo, ci sta, io posso essere che tu non sia d'accordo, ma devi rispettare comunque la scelta della persona. Chiudiamo con l'ultimo minutino, dai, l'ultimo, vai tu. Allora, abbiamo questo gioco che facciamo sempre con tutti i nostri invitati, che è la piramide. Ti elenco 10 nomi di terzini destri. Ok. Storia del Milan, chiaramente non si è andati a scavare nel Medioevo, ma più o meno in teoria tutti i giocatori che tu hai visto. Non abbiamo messo gli attuali, per ovvi motivi, però non sai l'ordine, quindi poi sta a te, magari casualmente metterai primo uno che non lo merita o al contrario quarto uno che va bene. Partiamo dal più vecchio, Anquilletti. Anquilletti? Sì. Sei andati troppo indietro. Sì, forse troppo indietro, lo metto qui. Quarto, vabbè dai, quarto con la scusa del... Quarto, esatto. Un altro che ha condiviso con te il mondiale, Massimo Oddo. Lo metto qua, dai. Terzo. Sì. Abate. Abate qui. Terzo anche lui. Elveg. Qua. Terzo anche lui. Panucci. Il Panucci lo mettiamo qua. Secondo. Reitziger. Quarta fascia. Qua. Quindi ne mancano 4. Cosmin Contra. Qua. Quarta fascia. Tassotti. Qui. Secondo. Mancano un primo e un quarto. Gianluca Zambrotta. È rimasto solo questo. No, come solo quello? Il primo potrebbe essere un clamoroso topo, un clamoroso flop o una via di mezzo. È il suo bello. Metto qua. Per umiltà al quarto posto. Esatto. Ti è andato abbastanza bene perché primo c'è Marco Scafù. No, Cafù, il pendolino va messo come primo, assolutamente. Poi giusto Tasso Panucci. Dai, terzo ci sta. Sì, no, sì, mi sarei messo tra il terzo e secondo. Tra il terzo e il secondo, però diciamo terzo. Vabbè, bene, diciamo chiudiamo con questa cosa. Puoi esprimere 3 desideri. Sembra banale, però la prima cosa, il desiderio è chiaramente la salute per me e per tutti i miei familiari. Questa credo che sia il desiderio più grande. Altro desiderio che comunque di raggiungere, insomma, gli obiettivi che comunque uno si è prefissato durante la sua vita e sul futuro, insomma, che le cose possano comunque andare nel verso giusto e che non ci siano comunque ostacoli o frenate, ecco, diciamo così. Quindi se uno ha un desiderio, un lavoro, un obiettivo, un qualsiasi altro progetto che possa andare comunque bene, a buon fine, questo credo che comunque sia l'altra cosa. Questo direi la salute e il fatto di raggiungere i propri obiettivi, i propri desideri e stare bene con se stessi. Insomma, credo fosse il terzo questo. Bisogna essere un po' più leggeri e di essere positivi al massimo e di sorridere. Insomma, questo credo che sia la terza cosa che mi viene da dire.